Ciao a tutti! Dunque, siccome in Italia ci sono tantissime pizzerie da asporto, molto buone, la pizza del tipo fast food come Domino, come Pizza Hut, questo tipo di pizzerie qui, sono arrivate abbastanza di recente, ok? Quindi ce ne sono molto poche ancora e sono arrivate un paio d'anni fa al massimo in Italia, ok? Quindi io non ho mai avuto né bisogno, né motivo, né semplicemente occasione di provare una pizza stile fast food come la fa Domino's, come la fa Pizza Hut. E visto che adesso non sono più in Italia e non posso più ordinare la pizza in qualche pizzeria che fa la pizza da asporto a gestione familiare come facevo in Italia, ho pensato di ordinare una pizza da Domino's per provarla per la prima volta e condividere questa esperienza con voi, così poi posso commentare, dare le mie opinioni e prometto che saranno delle opinioni il più sincere possibile, in modo tale da non darvi la classica opinione da italiano che odia qualunque cosa non sia cibo italiano puro. Vi dirò onestamente quello che penso. Se è buona, ve lo dico. Se fa schifo, ve lo dico. Se è così, ve lo dico, ok? Adesso ho ordinato la pizza, quindi ci rivediamo quando arriva. A dopo. Allora, cominciamo molto male. Intanto ci ha messo tipo un'ora e mezza ad arrivare. Ma vabbè, quello non incide sulla qualità della pizza, suppongo. Ho preso un classico pepperoni pizza che, allora, intanto immagino che lo sappiate, ormai penso lo sa mezzo mondo, soprattutto se state studiando l'italiano, ma in italiano pepperoni significa bell peppers, pepperoni si dice salamino piccante. E niente, ci ha messo un sacco di tempo ed è anche molto piccola, francamente, cioè nel senso, no, non è molto piccola, ma mi aspettavo una pizza più grande per 9 euro, francamente. In Italia una pizza così la pagheresti, non lo so, al nord sicuramente la pagheresti 5-6 euro massimo, al sud probabilmente molto meno. Quindi già cominciamo male, però bene, adesso la assaggio e poi torno da voi. Allora, prima fetta, devo dire che non è cattiva, premetto, non è cattiva, ma ha molto più formaggio della quantità alla quale io sono abituato e penso della quantità alla quale sono abituati tutti gli italiani. Cioè veramente una quantità inutile di formaggio, cioè, nel senso ce n'è molto più del necessario ed è molto più grassa, molto più unta proprio. C'è un sacco di olio, di grasso, non so cos'è, burro forse. Comunque, sì, è anche molto più, come dire, spessa, diciamo. Poi ce l'ho qua, se vi chiedete che cosa guardassi. È molto più spessa, molto più grossa della pizza a cui sono abituato. Le pizze italiane in genere non sono molto grosse. C'è la pizza alta, che però è un'altra cosa, cioè è un po' diversa. Una pizza rotonda normale di solito è sottile, a parte quella napoletana che ha solo comunque la crosta grossa, per il resto è sottile anche quella. Ma la qualità si sente che non è un granché, però è buona, insomma, non è quello che cerco, non è quello che mi aspetto quando voglio ordinare una pizza. Quando ho voglia di mangiare pizza mi aspetto qualcos'altro, però
è buono anche questo, secondo me. Comunque, niente, continuo a mangiare la mia pizza e direi che torno quando ho finito. E rieccomi, ho finito la pizza e non so se vi ricordate, ma poco fa mi lamentavo del fatto che per 9 euro, insomma, per 9 euro di pizza fosse poca roba, no? E invece adesso che l'ho finita, devo dire che sono sazio, quindi è sufficiente come quantità, però comunque 9 euro sono tantissimi e su questo non si discute. Però riempie, ok? Sazia. Però non sazia nel modo in cui mi sazierebbe una pizza italiana. Cioè, alla fine di una pizza italiana sono pieno, sono sazio, ma sto bene. Mentre alla fine di questa pizza devo dire che sento un po' quella sensazione di malessere che senti dopo aver mangiato un menù maxi del McDonald's o qualcosa del genere. Quindi ancora una volta ripeto quello che avevo detto prima, in pratica non è il tipo di sensazione che cerco da una pizza. Però se ho voglia di una schifezza, diciamo un po' di cibo spazzatura stile fast food, questo è comunque una buona opzione, non è male, come gusto non fa schifo, è solo molto diverso da quello a cui sono abituato. Detto questo, so che se fossi in Italia e quindi avessi la scelta tra una pizza di Domino's e una pizza di una qualsiasi pizzeria italiana che magari fa pizza da sport o te la consegnano a domicilio, sceglierei tutta la vita una pizzeria italiana, mi dispiace, ma cioè questa va bene finché sono qui, perché qui la pizza italiana vera costa ancora di più, costa veramente tantissimo, quindi non andrei mai a spendere tutti quei soldi per una pizza, anche se anche questa per me, per i miei standard, è cara. Insomma, quindi va bene qui, va bene se non hai alternative migliori, ma se fossi in Italia, cioè adesso in Italia ha aperto anche Domino's, no? E penso anche Pizza Hut esista in Italia e non so chi preferirebbe mai una pizza di Domino's a una pizza di una qualsiasi pizzeria italiana. Però sono gusti comunque e non essendo cattiva immagino che se uno ha voglia di qualcosa di un po' più grasso, un po' più unto, questa è una buona opzione. Bene, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile e che abbiate trovato interessante la mia recensione di questa pizza. Continuo a guardare giù perché ho il cartone della pizza qui. Insomma, spero vi sia piaciuto questo video un po' diverso dal solito. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Ciao a tutti!